La risposta a questa domanda è no. Scherzi a parte. Dunque, se si intende questo concetto come una sorta di clima culturale che riguarda la formazione, indubbiamente sì. Esiste una sorta di identità diciamo di ambiente culturale all'interno del quale gli architetti toscani si formano, soprattutto quelli che studiano in Toscana, e riguarda l'eredità del passato che viene trasmessa principalmente con un'attenzione a quella che è stata la scuola fiorentina. Da un punto di vista culturale a tutto tondo, secondo me questo concetto, cioè se andiamo a digitare su Google questa parola vengono fuori le colline del Chianti e i centri benessere. Quindi da questo punto di vista direi di no. Cioè da un punto di vista culturale a tutto tondo ci sentiamo più globali, ecco, che in questo senso così regionali. Anche perché questo concetto, visto da questo punto di vista, è più un volano economico, appunto, la toscanità intesa come la potrebbe intendere un non architetto, è appunto lo skyline del Cipresso del Chianti, i centri benessere, il Chianti Shire, no? Che questo sia importante all'architettura, nel senso che sia un volano economico dietro il quale molti architetti ambiscono di potersi collocare, questo è indubbio, però ecco, c'è un po' un fraintendimento culturale. Quello che in qualche modo è molto difficile replicare e è un po' però l'essenza dell'architettura toscana è diciamo la maggiore importanza che ha la relazione tra le cose rispetto alle singoli edifici. Pensate, esistono dei monumenti, ma le case no, sono case molto semplici, sono case, e è il rapporto col paesaggio e la stratificazione degli elementi che creano l'eccezionalità dei centri storici toscani, come non soltanto in Toscana. Quindi questo, che è un po' questo pittoresco a cui le sovrintendenze spesso si appigliano, è irreplicabile. Nel momento in cui si parla di identità non possono non essere presi in causa i tre maestri, l'anziano Michelucci e i due giovani, i due Leonardi, come diceva Zevi, Leonardo Savioli e Leonardo Ricci. Ugo, nello specifico, nel percorso di dottorato si è occupato della riscrittura della casa ideale di Leonardo Ricci e io, ad una scala diversa, ho lavorato sui 100 disegni di Leonardo Savioli sulla città ideale. Questo studio ha prodotto qualche cosa anche nell'era del digitale, dove ovviamente non siamo più fermi ad osservare solo quello che producevano i pochi grandi maestri della Toscana, appunto poi resi mitici da Zevi stesso. Secondo me il rapporto col paesaggio e in una città come Firenze, in Italia e in Toscana, il rapporto con l'antico, l'esistente, il patrimonio che c'è stato in qualche modo è stato custodito, è un dovere, fondamentalmente un dovere, e è quello che fa di noi architetti, cioè quello che è la prerogativa del nostro ruolo di architetto rispetto ad altre professionalità, che siano ingegneri, geometri, costruttori, di qualsiasi genere, è proprio quello di prendersi sulle spalle la responsabilità di modificare un patrimonio, quindi saperlo prima valorizzare e leggere, e poi prendersi la responsabilità di intervenire all'interno di questo panorama, è proprio il punto di partenza della nostra professione, diciamo di quella che secondo me è la vera professione dell'architetto. E anche dal punto di vista formale l'architetto è l'unico che può, come professionalità, intervenire in situazioni di paesaggi tutelati, di situazioni tutelate. Per quanto riguarda l'utopia, quello che noi facciamo, in qualche modo l'iniziare, l'avere uno spunto dall'esistente, dalla storia,
è quasi una necessità. La nostra architettura in qualche modo cerca di germogliare su quello che già c'è, quindi di confrontarsi con quello che già c'è, e in qualche modo tante delle cose che ci circondano vengono date in qualche modo per scontate, cioè il fatto che si possano misurare con un'architettura contemporanea valorizza entrambe, e le due cose si rendono eccezionali a vicenda. Quindi a volte è un far germogliare una cosa che già c'è, a volte invece ci troviamo a progettare in luoghi che non hanno una preesistenza, e quindi in quel caso è provare a seminare questa bellezza, sperando di non generare niente di che sia autoreferenziale, ma che magari inviti a una proliferazione di questa bellezza intorno a quello che ne facciamo. Quando ci si trova a fare un progetto e a rapportarsi con una grande preesistenza, con un edificio importante che ha una storia e che è già stato stratificato, bisogna saper fare un passo indietro, forse, e riuscire a fare un progetto che esalti quello che già c'è e a progettarlo in un modo quasi silenzioso, cercando di lasciare lui come soggetto centrale, ecco. E questo è importante perché molte volte ci capita un progetto e cerchiamo di fare il più possibile per farci vedere e dare tutto. In realtà, ecco, a volte bisogna riuscire a essere in grado di fare sintesi e togliere qualcosa, ecco. Il difficile a volte è togliere. Sì. Probabilmente i termini che ci piace usare di più sono anche più obiettivi, nel senso che sono legati più a un ambito più obiettivo, all'armonia, all'equilibrio. Poi sono sempre soggettivi, perché chiaramente nascono forse anche da una funzionalità estetica, legata sempre all'estetica, ma più una funzionalità estetica, e quindi nella visione, nell'ottica di un'architettura vissuta, che non sia soltanto uno scenario dimenticato, ma poi qualcosa di vissuto, allora qualcosa che abbia più, che sia legato sia all'estetica ma anche alla funzione di questa bellezza, magari ha un senso maggiore e ha una carica in più rispetto alla mera bellezza che rimane poi un po' effimera, no? Creata soltanto per quello. Comunque è un po' un campo minato, sì, parlare di bellezza, no? Perché anche se la sposti sul piano dell'oggettività della bellezza, sei in un altro mondo che è un disastro, poi, no? Perché anche perché la bellezza è sempre politici addirittura, ritiri fuori il neoclassico, diventa un disastro. E allora parliamo di altro, chiamiamolo in un altro modo. Poi si è sempre legata a una moda, è sempre legata a un momento, esatto. In questo momento è bello questo e brutto l'altro. L'architettura dovrebbe essere un po' timeless, senza tempo. Se noi vediamo la bellezza rurale dei paesaggi toscani, non è una bellezza che cerca la bellezza, è una bellezza oggettiva, una bellezza della semplicità, una bellezza del materiale che si presenta così com'è, e quindi penso che un utilizzo onesto dei materiali, della tecnologia, del contesto, anche di una funzionalità onesta delle architetture, cosa che era presente nell'architettura antica, in qualche modo sia più coerente con l'idea di bellezza che c'è qua in Toscana. Infatti ha tirato fuori una parola che secondo noi è altrettanto importante, parlando di architettura, che è il termine onesto. Potremmo aggiungere sincero. Uno dei miei maestri, presentando un progetto in una conferenza, disse una cosa che mi colpì moltissimo, parlando appunto di una sua architettura, e disse che le architetture che fai devi poterle, alla fine, quando sono compiute, devi poterle guardare negli occhi e sentirti onesto. Perché comunque quando tu fai un progetto, soprattutto quando lo costruisci e lo porti in fondo, tutti i segreti tu progettista li conosci, se c'è qualcosa che non va tu lo sai. Ecco, se tu un'architettura alla fine la guardi negli occhi, ti senti a posto, c'è un rapporto trasparente, onesto, forse in quel momento si è compiuto un percorso bello, chiamiamolo bello.
Esiste un compromesso. Anche questo è difficilissimo. Non esiste. Sì, esiste un metodo, di fatto esiste. Non è sempre lo stesso. Il segreto, secondo noi, è lavorare. Cioè, l'unico vero metodo è la fatica del lavoro. E noi un po' mettiamo a punto questo metodo. Spesso noi lavoriamo su piccole cose, non per scelta, ma per mercato. E quindi è abbastanza difficile lavorare tutti sulle piccole cose, però tentiamo di farlo, no? Ci proviamo. E allora cosa succede? Che abbiamo molto spesso opinioni diverse. Il progetto deve essere una sintesi. Come facciamo a decidere la strada? C'è una sorta di accordo tacito, non scritto, che è il rispetto del lavoro. E forse questo è l'unico metodo. Bisogna rispettare il lavoro, inteso proprio come fatica, anche come fatica, inteso anche politicamente. Cosa succede? Succede che per dare una soluzione al progetto ci deve lavorare tanto. Chi ci lavora di più la sa più lunga. È un po' come la leggenda del padrone che conosce 10 parole in più dello schiavo, il padrone ha sempre ragione. E nel progetto è la stessa cosa, chi ci lavora di più alla fine trova la soluzione. E il metodo è questo, il metodo è lavorare, sedersi al tavolo, le idee non sono mai cascate dall'alto, il segreto è il tavolo, mettere tutte le carte sul tavolo e lavorarci. Ok, di sicuro questo è molto è vero anche che rispetto a quello che in qualche modo viene venduto dall'immagine, no? L'archistar, l'architetto, cioè è un lavoro fondamentalmente anche di squadra, quindi esiste sempre chi in qualche modo tiene le fila di un lavoro, quindi ma essendo comunque sia l'architettura non è un quadro, è una cosa che poi viene costruita e prende uno spazio all'interno dello spazio pubblico, quindi deve in qualche modo ha una responsabilità molto più grande secondo me della semplice opera d'arte. Il confronto, no, che c'è anche all'interno dello studio, di cui magari poi chi tiene le fila del progetto ha appunto una conoscenza maggiore anche di quello che è stato il percorso progettuale. Il confronto con anche persone che non hanno la testa sempre su quel progetto invece aiuta anche a trovare dei risvolti che punti di crisi, esatto. Di sicuro rispetto al restare in Italia, alle nostre esperienze, poi quello che possiamo dire, da un lato anche appunto usciti dalla facoltà, nonostante avessimo questa, come diceva Antonella, questa ambizione, no, di fare una cosa nostra, sicuramente anche l'umiltà, no, di andare a scoprire quello che è il mondo del lavoro e cercare di impararlo da chi in qualche modo ne sa sicuramente più di noi. E secondo me per quanto mi riguarda la scoperta principale e forse la cosa più importante è stato capire subito quello che non volevo fare, quindi iniziare a lavorare in degli studi magari tecnici o degli studi che facevano cose che non mi piacevano e scoprire quanto è vasta in realtà la professione dell'architetto. L'immagine che viene venduta all'università e quello per cui ci hanno formato è un po', no, di diventare tutti dei progettisti di stadi, aeroporti, musei, ma non solo progettisti, cioè progettisti soli al comando, cosa che non esiste, è una cosa folle, irreale. Scoprire che comunque il lavoro vero, il progetto è una cosa complessa che dura anni, tipo il progetto dell'Istituto degli Innocenti che stiamo seguendo va avanti da 6 anni mi sembra. Quindi sono delle avventure in cui c'è bisogno di tutti, c'è bisogno dell'esperto di restauro, dell'esperto di materiali, l'esperto della movimentazione delle opere, l'esperto dello storico, l'esperto di luci, quindi c'è una serie di specializzazioni, una serie di possibilità in questo lavoro che secondo me l'università non è in grado, e questa è una colpa secondo me dell'università, di sviluppare e di illustrare agli studenti. Comunque penso che il suggerimento principale che mi sento di dare è proprio
di guardare quello che è il mondo del lavoro e capire quello che può essere lo spazio di ognuno a seconda delle proprie inclinazioni e delle proprie capacità. Un altro segreto per riuscire a lavorare in Italia, e su questo noi siamo stati tutti abbastanza fortunati, Masochismo. No, a parte questo, è scegliersi un buon maestro. Finito il percorso di formazione scolastico, ci vuole un buon maestro, perché funziona un po' come l'avviamento alle arti e ai mestieri, no? Il falegname deve andare a bottega, deve scegliere un buon maestro, devi saper trovare il momento giusto per abbandonarlo, e lo devi abbandonare lasciandoti bene con lui, perché poi ti serve tantissimo, ti spalleggerà moltissimo. Questo è un segreto, cioè è un consiglio che mi sento di darvi.